Giorno 3 di 5. Sa, ma quando è rutta? Ragazzi, buongiorno. Sono le 7:50 di domenica 28. Stiamo andando in direzione di là per prendere la metropolitana linea 1 stazione museo per andare alla stazione Garibaldi a prendere il treno per Pompei. Abbiamo una decina di minuti per arrivare in stazione della metropolitana. Arriveremo verso le 8:20 stazione Garibaldi. 8:37 abbiamo il treno per Pompei Scavi. Da Pompei Scavi alle 9:50 arriveremo a Pompei verso 9:14. Abbiamo un autobus che ci porta fino a quota 1000 dove inizia l'escursione per il Vesuvio e poi torneremo giù alle 13:30, arriveremo alle 14:25 a Pompei Scavi, guarderemo Pompei e poi verso le 5:30 per il treno di ritorno per qua, Napoli. E lì c'è tutto il rione sanità. Queste partite sono le 8:05, andiamo il treno alle 8:37. Non so se arriviamo a prendere il treno. Sono le 8:15, saranno 10 minuti ad andare in stazione, poi da lì vediamo. La circumvesuviana è di qua. Parte al binario 1 della stazione Napoli Garibaldi. La circumvesuviana, siamo arrivati in tempo, parte alle 8:44, sono le 8:30. C'è decisamente un po' di gente. È un casino. La situazione è decisamente pieno il treno. Quartiere Barra, che bello, mi prendi 10 euro. Mamma mia che casino di gente, sono le 9:06, siamo con 2 minuti di ritardo. Qui c'è l'ingresso per Pompei, ma non dobbiamo andare a prendere il pullman che parte alle 9:50 per il Vesuvio da Piazzale Anfiteatro, che è una ventina di minuti dritto. Qui c'è uno dei 3 ingressi, quello principale per Pompei, e poi ce ne sono altri 2, di cui uno è quello che dobbiamo fare noi perché i miei genitori hanno fatto la campagna card per 3 giorni, quindi entrano gratis a Pompei perché è uno dei primi 2 ingressi e quindi in teoria non bisogna fare biglietti, che per Pompei sono caldamente consigliati online anche perché c'è un limite di 20.000 posti al giorno. Invece per il Vesuvio è obbligatorio fare il biglietto online perché là non c'è la biglietteria e non c'è neanche connessione per farli su. Per il Sentiero 5, perché gli altri sentieri sono gratis, ma il Sentiero 5 è quello che va sul cono, quindi è quello che fanno tutti, e quello lì costa 11 euro un intero, 9 ridotto, e non è incluso in nessuna carta perché è un parco nazionale a parte, così come non è incluso il pullman che parte dal Piazzale Anfiteatro di Pompei e va su a quota 1000 dove poi inizia la camminata. Costa 2,70 euro, l'ho pagato mi pare per un viaggio e dura un'ora. Se no c'è a Ercolano una navetta privata che però costa 12 euro a testa, andata e ritorno. Qui c'è un altro ingresso a Pompei, che è il nostro perché non bisogna venire qua con la carta perché è meno affollato. Siamo già sul pullman, abbiamo trovato prima di girare per Piazza Anfiteatro e quindi se attivano i biglietti dell'app si possono comprare anche a bordo, ma ti consiglio di comprare dall'app GoAir. In un'ora arriviamo sul Vesuvio. Siamo in Piazza Immacolata, il capolinea credo sia qui, non la Piazza Anfiteatro, tanto lo vedete nel caso in cui dobbiate prenderlo, e per ora non c'è nessuno sopra. Vulcanica depositata durante l'ultima eruzione avvenuta durante la seconda guerra mondiale. Siamo arrivati
arrivati a quota 1000 metri e qui inizia il sentiero numero 5 che porta fino sul Gran Cono del Vesuvio, e per questo dicevo servono i biglietti. Qui c'è anche un bar, ci sono vari tipi di souvenir. Scansionate i biglietti qua, vi consiglio o di stamparli o di scaricarli prima, perché qua il telefono non prende e se non li scaricate sono cazzi amari, perché tanto non c'è neanche la biglietteria, quindi non potete neanche farli qua. Poi qua si segue il percorso che è impossibile sbagliarsi, che porta al Gran Cono del Vesuvio. Trovate una bella via su tutta Napoli, dalla periferia fino al porto con le isole. Qua si va su pietra vulcanica, teoricamente in mezz'ora si arriva su, poi si fa il giro del cono e si riscende giù. Allora, in fondo c'è la zona di Posillipo, quindi la parte ricca di Napoli, là c'è il centro, piazzale di Biscito, c'è tutto il centro storico dove siamo noi, sotto ci sono i quartieri residenziali, là dove c'è l'aeroporto c'è Secondigliano e poi c'è Scampia. Vesuvio è probabilmente il vulcano più studiato e sorvegliato al mondo. La sua pericolosità non deriva solamente dalla sua natura esplosiva, ma dall'altissima densità abitativa che lo circonda. Non è un vulcano isolato, ma a recinto. È composto dal Monte Somma, l'antico apparato esterno, e dal Gran Cono, il vulcano attuale, nato all'interno della ricca caldera, che lo rende un vulcano dentro un altro vulcano. Il suo magma è ricco di silice e gas, il che lo rende molto viscoso. Questo significa che il gas non riesce a fuoriuscire facilmente, ma la pressione aumenta finché non avviene una rottura violenta, causando eruzioni esplosive e non semplici colate di lava fluida come accade invece sull'Etna. Dal 1944 in fase di quiescenza a condotto ostruito. Questo è l'aspetto più critico. Più a lungo il condotto resta tappato, più energia può accumularsi per la futura riapertura. La storia del Vesuvio è divisa in cicli. Gli scienziati distinguono le eruzioni in base alla loro energia. Le prime sono le eruzioni pliniane, quelle a bassa intensità, come per esempio quelle del 79 d.C. che distrusse Pompei ed Ercolano, e prendono il nome da Plinio il Giovane che la descrisse. Sono caratterizzate da una colonna di fumo alte decine di chilometri e flussi piroclastici devastanti. Poi ci sono le eruzioni subpliniane, che sono quelle a media intensità, come per esempio quella del 1631, che dopo secoli di calma uccise circa 4.000 persone, e questo è l'evento scenario su cui si basa l'attuale piano di emergenza. E poi c'è la terza, che è l'attività stromboliana ed effusiva, cioè tra il 1631 e il 1944 il Vesuvio è stato quasi sempre attivo, con fontane di lava e colate lente che hanno costruito l'attuale forma del cono. Il Vesuvio si trova attualmente nel suo parco nazionale, che è stato fondato nel 1995 e protegge 8.500 ettari di territorio circa. La vegetazione è un esempio di resilienza. Il lichene grigio Stereocaulon vesuvium ricopre la lava e prepara il suolo per le iconiche ginestre. La rete conta 11 sentieri ufficiali, circa 54 km totali. I due più significativi sono il sentiero numero 5, cioè quello del Gran Cono, che parte dalla piazzale a quota 1000 e arriva fino alla bocca del vulcano, ed è l'unico che permette questa cosa qua. E poi c'è la Valle dell'Inferno, che è il sentiero numero 1, che è un anello che percorre la valle tra il Somma e il Vesuvio, e qui si vedono le lave a corda e un paesaggio lunare mozzafiato. Cosa succederebbe in caso di eruzione? Sono attesi tre fenomeni. Uno, che ci sia una colonna eruttiva in cui ci sarebbe una nube alta fino a 20 km composta da gas, ceneri e lapilli. Il pericolo principale qui è il crollo dei tetti delle case per il peso delle ceneri, soprattutto se piove. I due, i flussi piroclastici, in cui valanghe di gas e detriti a 500-700 gradi scendono dai fianchi a velocità superiori a 100 km/h, e questi sono letali al 100% e definiscono i confini della zona rossa. E tre, lahar, colate di fango. In questo caso, se l'eruzione è seguita da forti piogge, la cenere si trasforma in cemento liquido che scivola a valle con forza distruttiva. Qui si arriva alla fine e adesso bisogna tornare indietro come il pullman di ritorno a mezzogiorno e 40, quindi abbiamo un po' di tempo. Devo dire che è molto bello, la vista è bellissima sia di qua, soprattutto anche di là, e il vulcano figo da vedere, però 11 euro, una truffa. Di qua basta chiedere, vi aprono un accesso e potete scendere dall'altra parte. Andate giù di là e
poi però dovete risalire. Noi non abbiamo tempo, quindi ci tocca ripassare dalla strada normale. Ma c'è già per fortuna un piano di fuga che è basato su una divisione del territorio in base al tipo di rischio. La zona rossa, che comprende i comuni che potrebbero essere investiti dai flussi idroclassici come Ercolano, Pompei, Torre del Greco o parte di Napoli, e in caso di allerta rossa l'evacuazione deve avvenire prima dell'inizio dell'eruzione e il tempo stimato per svuotare l'area, circa 700.000 persone, è di 72 ore. Ogni comune è generato con una regione italiana per garantire l'accoglienza. 2. La zona gialla, rischio ceneri, un'area più vasta che dipende dalla direzione dei venti. Qui i cittadini potrebbero dover evacuare solamente se l'accumulo cenere mette a rischio la stabilità degli edifici. 3. Le fasi dell'emergenza. Il passaggio da una fase all'altra è deciso dalla protezione civile su indicazione dell'osservatorio vesuviano, che tra parentesi, essendo nato nel 1841, risulta essere la stazione scientifica dedicata ai vulcani più antica del pianeta. Base, cioè verde, che è lo stato attuale e il cui vulcano è in costante monitoraggio. Attenzione, giallo, in cui i parametri come sismi o gas variano facendo attivare i centri di controllo. Preallarme, quindi arancione, ci sono segnali chiari di risalita del magma e in questa situazione chi vuole può già allontanarsi autonomamente. Allarme, rosso, qui l'eruzione è considerata imminente e scatta quindi l'evacuazione obbligatoria. Ci sono però alcune criticità su questo piano di evacuazione, per esempio la saturazione stradale. L'area è una delle più densamente popolate d'Europa, le strade sono strette e insufficienti, il rischio di un blocco totale del traffico, effetto imbuto durante la fuga, è altissimo. Gestione del panico, si teme che le persone scappino contemporaneamente in modo disordinato, ignorando le 72 ore previste dal piano e intasando le vie di fuga prima ancora dell'ordine ufficiale. Mancata conoscenza, c'è una grande fetta della popolazione che non conosce il proprio punto di raccolta nella regione generata di destinazione, a causa di una scarsa frequenza di esercitazioni pratiche. Il dilemma del falso allarme. Per la politica è difficilissimo ordinare l'evacuazione di 700.000 persone. Se l'eruzione poi non avvenisse, i danni economici e sociali sarebbero immensi, ma aspettare troppo sarebbe fatale. Siamo arrivati a quota 1000. A scendere è un po' brutta la strada per questa cosa vulcanica e rischi di scadere. E ora abbiamo un quarto d'ora ad aspettare il pullman di mezzogiorno e 40 che arriva alle 1:30 a Pompei, poi facciamo l'ingresso e abbiamo 3 orette per visitarla. Per 1:20 siamo scesi qua. Lì c'è il nostro ingresso, quello di Porta Esedra, dove c'è il punto dedicato ai possessori di Artecard. Questo è il nostro ingresso. Tra l'altro c'è un massimo di 20.000 ingressi al giorno. Possono fare diversi biglietti. C'è solo città antica di Pompei senza le ville, quindi quello che faremo noi, cioè solo qua dentro, oppure potete aggiungere Villa dei Misteri che è dentro, Villa di Diomede che è dentro e Villa Regina Boscolare con Antiquarium che non è dentro, ma c'è incluso la navetta che vi porta, che costa 22 euro ed è a parte anche rispetto al biglietto Artecard. Potete comprare i biglietti online, cosa molto consigliata, pure qua in cassa. Adesso qua non c'è nessuno, quindi se noi dovessimo fare i biglietti sarebbe top, ma noi non dobbiamo fare i biglietti perché i miei genitori appunto hanno l'Artecard e noi entreremo con loro. Gli orari mi pare che sia 9:17 con ultimo ingresso alle 15:30 questi giorni qua, oppure 9:19 con ultimo ingresso alle 17:30 dal 1 aprile al 31 ottobre. Ci sono 3 ingressi, quello di Porta Marina che è dove c'è la stazione, quindi lì sopra, quello di Porta Esedra che è questo qua e quello di Piazza Anfiteatro che è quindi dall'altra parte. Per visitarlo ci vogliono 3-4 ore, noi abbiamo 3 ore a disposizione, vediamo quello che si riesce a fare. Dal sito potete anche scaricare una mappa con tutte le cose che da vedere. Come previsto tutto semplice, andate lì, dice che avete l'Artecard, vi fanno la foto, i minori sono gratis, vedono tutti e 5 i biglietti e entrate.
Pompei fu fondata intorno al VI secolo a.C. dagli Osci, un popolo italico, prima di passare sotto l'influenza greca ed etrusca, fino a diventare una colonia romana nell'80 a.C. Divenne un fiorente centro commerciale grazie alla sua posizione strategica vicino al fiume Sarno e al mare. Circa 17 anni prima dell'erosione fatale, un violento terremoto danneggiò gravemente la città nel 62 d.C. Quando il vulcano esplose, molti edifici erano ancora in fase di restauro. Il 24 ottobre 79 d.C. ci fu l'eruzione del Vesuvio. In poche ore Pompei fu investita da una pioggia di cenere e lapilli, seguita da letali flussi piroclastici, nubi ardenti. A differenza di Ercolano, che fu sommerso dal fango, Pompei fu sepolta sotto oltre 6 metri di materiale vulcanico secco che ne ha preservato intatti edifici, affreschi e persino i corpi delle vittime, grazie alla tecnica dei calchi. Dopo secoli di oblio, gli scavi iniziarono ufficialmente nel 1748 sotto Carlo III di Borbone. La scoperta ebbe un impatto enorme sulla cultura europea, dando vita al neoclassicismo. Dal 97 il sito è patrimonio dell'umanità, è uno dei parchi archeologici più visitati al mondo, esteso su circa 66 ettari. Le cose più belle dentro Pompei sono il foro, che era il cuore pulsante della vita politica, religiosa ed economica della città, l'anfiteatro, che è uno dei più antichi e meglio conservati al mondo e poteva ospitare fino a 20.000 spettatori, la Villa dei Misteri, che non è inclusa nel prezzo del biglietto, ma è famosa per gli straordinari affreschi che raffigurano i riti dionisiaci, che è situata appena fuori dalle mura. La Casa del Fauno, una delle abitazioni più lussuose, dove fu trovato il celebre mosaico della battaglia tra Alessandro Magno e Dario, i calchi con le sagome drammatiche degli abitanti catturati nel momento della morte, ottenute colando gesso nelle cavità lasciate dai corpi decomposti sotto la cenere. Oggi il parco è un cantiere attivo. Le principali sfide riguardano la conservazione, perché per via del deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e all'afflusso dei turisti, insomma, si stanno un po' rovinando, e infatti questo ha portato all'introduzione dei biglietti nominativi e tetti massimi di ingressi giornalieri nel 2024 per tutelare il sito. Nuovi scavi recentemente nell'area Regio 5 sono stati scoperti nuovi domus, affreschi e il termopolio, un antico punto di ristoro simile al fast food, perfettamente conservato, a dimostrazione del fatto che il sottosuolo di Pompei ha ancora molto da rivelare. Se vogliamo parlare un po' della vita all'interno di Pompei, possiamo cominciare a dire che la città era la capitale mondiale del garum, una salsa di pesce fermentata che i romani adoravano. È un po' come il nostro ketchup. Era così costosa e richiesta che rese ricche moltissime famiglie di Pompei. I cittadini poi raramente cucinavano in casa perché spesso non c'era spazio, ma mangiavano appunto nei thermopolia, cioè dei banconi aperti sulla strada con grandi pentoloni in terracotta che contenevano zuppe calde, lenticchie, carne, vino speziato. Visto che non esistevano giornali, i politici, per fare propaganda, e i cittadini per lamentarsi, scrivevano sui muri delle case. Sono stati trovati annunci elettorali come "votate Caselio", è un uomo onesto, ma anche scritte ironiche come "Oh muro, mi meraviglio che tu non sia ancora crollato sotto il peso di tutte le sciocchezze che hanno scritto su di te". La città aveva inoltre un sistema idrico incredibile. L'acqua arrivava infatti tramite un acquedotto, veniva raccolta in un castellum acque, una specie di cisterna, nel punto alto della città, e distribuita a fontane pubbliche, terme e case private dei ricchi che pagavano una tassa in più per il tubo privato. A Pompei c'erano anche le antenate delle strisce pedonali, che sono i massi di pietra più alti che si vedono in giro per le strade. Servivano ai pedoni per attraversare senza sporcarsi i vestiti, dato che nelle strade si scorreva a Capiovana e sporcite, cioè praticamente era l'India, ma erano distanziati in modo da far passare le ruote dei carri. Infine, tantissimi abitanti di Pompei erano schiavi arricchitisi dal commercio irregolare, cioè prendevano loro al posto del padrone, e il ruolo della donna era molto importante. Eumachia, ad esempio, era una sacerdotessa e imprenditrice che finanziò la costruzione di uno dei più grandi edifici nel foro. E ora un po' quanti dipendenti ha qui? Ma
però. Ma qualcuno è riuscito a scappare. Abbiamo proprio finito. Guarda un po' su... Adesso sta per cosa no. Sei stato ricoperto. Vogliamo il ristorante di giorno. Bella E beh, quella là si vede, direi. Lasci stare, no. Non ci stavo Fa il doppio dell'alzata. Qui in fondo, se avete fatto il biglietto completo, c'è la Villa dei Misteri, che tra l'altro chiude prima però, Villa di Diomede, e poi c'è la Villa Regina che però vi portano con la navetta. Si sta decisamente svuotando di gente, tra poco andremo via anche noi, anche perché alla fin fine è tutto uguale, dopo un po' ti rompi anche le scatole.
Volevamo ancora andare a vedere l'orto dei fuggiaschi dove ci sono tutti morti, però è 1 chilometro, quindi dobbiamo correre abbastanza. In teoria qua c'è l'uscita e c'è anche l'anfiteatro, quindi in maniera molto più che veloce riusciamo anche a vederlo. Anzi, Adesso siamo praticamente dove eravamo stamattina, forse anche un po' più in là, quindi dobbiamo uscire e andare in stazione sperando di arrivare per le 17:13 in stazione, altrimenti bisogna aspettare il treno delle 17:48 e sinceramente con sto freddo non ne vai tanta voglia. Qua è dove abbiamo preso il pullman stamattina, ci dobbiamo sbrigare altamente per arrivare. Mai camminato così veloce in vita mia. Abbiamo messo una vita a trovare il sottopassaggio, alla fine l'abbiamo trovato. Qua siamo aspettando il treno, ma c'è troppa gente. Allontanarsi dalla linea. Siamo saliti praticamente in cima al treno, una corsa assurda. Comunque vergognoso che questo treno abbia 4 vagoni un giorno come oggi. Siamo scesi, adesso andiamo a prendere una metro per andare in centro, perché ci siamo stufati di mangiare sempre da noi. Abbiamo prenotato un ristorante vicino a Castelnuovo, quindi bisogna prendere la metro 1 fino a Municipio. Sarà pieno di gente. Siamo usciti a Municipio e ora il nostro ristorante è a 5 minuti neanche da qua. Finora tutte le linee della metro belle non le abbiamo ancora beccate. È una cosa pazzesca. Comunque sta metro è poi bassa, ci sono altre scale da fare. Ma dove siamo? In aeroporto per caso? No, perché facevamo gli andare di forse. di là uscite verso Castel dell'Ovo e qua siamo usciti verso il porto. Non è la stessa cosa perché è lunga 8 km, però. Lassù c'è Castel Sant'Elmo, questa qua è piazza Municipio. Abbiamo prenotato qui in fondo da qualche parte. Osteria d'Antonio si chiama il nostro ristorante. Eccoci. Grazie. Abbiamo finito di mangiare 200 euro di roba, però devo dire che costerà quello che costa, però buono così è difficile da trovare. E se andiamo a casa a piedi, tanto prendere la metro, aspettarla e andare ci va allo stesso tempo. Oggi vi parlo un po' della cultura di Napoli, una delle più note al mondo.
e lo faccio attraverso lingua, musica, letteratura, cibo e arte. Partiamo dalla lingua. Sì, lingua, perché il napoletano non è un dialetto, ma una lingua vera e propria, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ha origini greche, latine, arabe, spagnole, francesi. Ogni dominazione ha lasciato una traccia lessicale. Esempio, boîte dal francese boîte, krios dal greco per freddo. È una lingua musicale e teatrale, capace di condensare concetti complessi in una sola parola, come per esempio la parola cazzimma, che è intraducibile e sappiamo tutti cosa vuol dire. C'è un misto di furbizia, opportunismo e cattiveria gratuita. Per quanto riguarda la letteratura vera e propria, Napoli è famosa per Giambattista Basile, che scrisse Lo Conto degli Cunti nel 1600, la raccolta di fiabe in lingua barocca napoletana. E ci sono poi Matilde Serao, la fondatrice de Il Mattino, che raccontò la Napoli vera nel suo Il ventre di Napoli, mentre ci sono Elena Ferrante, che ha scritto L'amica geniale, e Maurizio De Giovanni, noto per I bastardi di Pizzo Falcone. Se volessimo considerarlo scrittore, anche se in realtà era molto di più, troviamo anche Benedetto Croce, uno dei personaggi più noti nel Novecento italiano. Napoli è però soprattutto nota per il teatro, con il Teatro San Carlo, che è attualmente il teatro d'opera ancora in uso più antico del mondo. Importanti figure teatrali sono Edoardo De Filippo, ovvero colui che ha portato la napoletanità nel mondo, raccontando la crisi della famiglia e la miseria del dopoguerra con opere come Natale in casa Cupiello e Filumena Marturano, e Totò, il comico divenuto famoso con una rielaborazione della commedia dell'arte di Pulcinella, simbolo dell'ironia e della fame del popolo. L'arte più nota di Napoli è però la musica. Tra l'800 e il 900 Napoli produceva melodie che facevano il giro del mondo: O Sole Mio, Torna a Sorrento, Era de Maggio. Non era musica popolare povera, ma scritta da grandi poeti e compositori. Pino Daniele contribuì in modo significativo alla diffusione della musica napoletana alla fine del secolo scorso, fondendo la melodia napoletana con il blues americano e il rock, creando un sound unico e moderno, scrivendo brani come Napolè e Terra Mia. Per venire all'oggi, Napoli è la capitale italiana della musica urbana e rap, con fenomeni come Liberato, che unisce mistero, dialetto e elettronica, e Geolier, che portano la lingua napoletana nelle classifiche globali. Per quanto riguarda l'arte, Napoli ospita tesori che non hanno nulla da invidiare alle grandi capitali europee, come il Cristo Velato, custodito nella Cappella San Severo, che è una delle sculture più suggestive al mondo ed è anche la nona più visitata. Il Lido di Marmo sembra così reale da aver alimentato leggende su processi alchemici di marmorizzazione. Ci sono poi il Museo di Capodimonte, una delle pinacoteche più importanti d'Europa, con opere di Caravaggio, Tiziano e Varol. Napoli sotterranea, c'è una città sotto la città, un labirinto di cunicoli e cisterne che racconta la storia dai greci fino ai rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale, e le stazioni dell'arte, con la linea 1 della metropolitana di Napoli, che è considerata tra le più belle al mondo e trasforma il trasporto pubblico in una galleria d'arte contemporanea. Ora arriviamo all'istituzione con la I maiuscola di Napoli, ovvero il cibo. Non prendiamoci in giro, Napoli è il luogo del mondo in cui si mangia meglio, e lo dimostra anche il fatto che, secondo me, la cosa meno buona da mangiare a Napoli è la pizza, nata nel 1889 grazie alla regina Margherita. Si è accorta che il pizzaiolo Raffaele Esposito creò 3 pizze per la sua visita a Napoli, e la regina scelse la sua preferita: pomodoro, mozzarella e basilico, i colori della bandiera italiana. Da quel momento nacque il mito della pizza Margherita, che insomma ha avuto un po' di diffusione, no, nel mondo, tanto che addirittura in Corea del Nord ci sono delle pizzerie, perché Kim Jong-il, il padre di Kim Jong-un e precedente leader supremo, adorava la pizza e mandò dei nordcoreani in Italia per imparare, e al loro ritorno rimase colpito da quanto erano bravi e decise di aprire diverse pizzerie. La cosa strana per un paese che fa del proprio leader un dio che ha creato tutto è che dicono apertamente che la pizza è un prodotto italiano e cercano di usare la stessa tecnica di produzione, mentre molti altri cibi di derivazione estera cambiano i nomi alla tecnica di produzione per farla passare non come un'importazione estera, ma come un dono creato dal leader per il popolo. Insomma, dovremmo essere fieri se persino la dinastia Kim non ha retto davanti alla pizza. Altri piatti sono il ragù, che è diverso da quello bolognese, è un sugo di carne e pomodoro che deve sobbollire per ore 3 volte a giorni, e la genovese, un sugo a base di tantissime cipolle e carne a cottura lentissima. Anche per lo street food Napoli è ai primi posti al mondo, con la pizza a portafoglio, il cuoppo di frittura e la frittatina di pasta. Per la pasticceria anche abbiamo la sfogliatella, che può essere riccia o croccante, oppure frolla, cioè morbida, e il babà, un dolce spugnoso inzuppato nel rum. Indovinate per cosa Napoli è anche al primo posto nel mondo? Per il caffè! E qui c'è anche la tradizione del caffè sospeso, cioè se ne pagano 2, uno per sé e uno per chi non può permetterselo, e verrà dopo. Infine Napoli non se la passa nemmeno mai nella classifica dei limoncelli, tra i più noti del mondo, prodotti con i limoni della costiera amalfitana e sorrentina. A Napoli, per concludere, ci sono anche alcuni culti molto particolari, come San Gennaro, trattato come un parente a cui chiedere favori e da rimproverare se il miracolo della liquefazione del sangue tarda ad arrivare, il culto dei morti, visto che in luoghi come il cimitero delle Fontanelle i napoletani adottarono teschi anonimi, le cappuzzelle in cambio di protezione, e quello di Maradona, praticamente la divinità più celebrata insieme a Dio.
Credo che solo a Napoli possono fare i milioni per un murales di un calciatore. Qui c'è una libreria e un bar, cioè si può leggere e mangiare. Che belli sti scorci. Vogliamo la sollevata, la babba. Così non ho. Se apro gli occhi e vedo un tale fuori che c'era che esce dal bagno. Qui si sono dimenticati di sparecchiare. Interessante. Siamo arrivati a casa. Sono le 10, siamo stati fuori praticamente 14 ore. Adesso da farmi una doccia, vado a dormire e domani è un altro giorno. Per voi mercoledì prossimo ore 19:30. Ciao a tutti da Loggia.